Ciao a tutti amici di MTBT Mountain Biking Tube, rieccoci qui con il tradizionale video panettone dove per l'occasione mi permetto di consigliarvi accessori e capi di abbigliamento di cui proprio non posso farne più a meno e che a mio parere potrebbero essere molto graditi da chi li riceverà. In descrizione troverete tutti i link. Questo è un simpatico accessorio d'abbigliamento Biotex, si chiama copricalze dita calde, infatti non è per le mani ma è per i piedi ed offre una protezione aggiuntiva per l'appunto le dita dei piedi durante le giornate fredde. È un accessorio non costosissimo ma veramente molto utile e che potrebbe farvi veramente comodo. Anche questo è un altro accessorio di cui non posso più farne a meno perché mi permette di tallonare qualsiasi gomma con assoluta facilità, sia gomme per cross country, all mountain ed enduro. Come funziona? Ha una valvola che una volta chiusa vi permette di immagazzinare l'aria pompata all'interno di questo tubo fino a una pressione di 11 bar. Aprendo la valvola, l'aria viene rilasciata in pochi secondi all'interno dello pneumatico e ciò facilita la spallatura dello pneumatico sul cerchio tubeless ready. Questi sono gli irrinunciabili cacciagomme Schwalbe. Da quando li ho scoperti non me ne separo più, perché mi facilitano tantissimo il cambiamento delle gomme, in quanto sono forniti di molletta che inseriti fra cerchio e gomma mi permette piano piano di inserire lo pneumatico all'interno del cerchio. Mai più senza! Questo è un nastro adesivo per la protezione del telaio della bicicletta. La protezione del telaio è altamente consigliata perché un telaio graffiato, scheggiato, potrebbe far abbassare il prezzo di vendita della bici nel caso un domani voleste venderla. Non è un'operazione difficile e lo si applica in pochi minuti. Attenzione ad utilizzare il nastro giusto perché questi sono proprio nastri specifici ed appositi per i telai, quindi la rimozione di essi non va a danneggiare il filo di vernice. Ed eccola qui, una bella pompetta per sospensioni e forcella. Compatta, comoda e potente. È una pompa ad alta pressione capace di raggiungere fino a 300 psi equivalenti a 20 bar. È uno degli accessori per mountain bike indispensabile per il corretto settaggio del SAG e ciò vi garantisce di raidare sui trail con maggiore sicurezza. Se non sapete cosa sia il SAG, cliccate sul link qui sopra per capirne di più. Il casco Jackal di Laser è un bellissimo casco da trail all mountain che uso molto spesso per andare al lavoro perché è compatibile con il nuovo Laser LED Light, facilissimo da estrarre, da reinserire e da utilizzare. Una protezione aggiuntiva quando si è su strada, soprattutto nelle giornate invernali e buie. Diversi settaggi, lampeggiante, fisso, molto bello. Il casco integra la nuova tecnologia Kinetic Core che si differenzia dalla tecnologia MIPS perché è completamente integrata al casco. Non c'è quindi una calotta, ma l'impatto viene attutito da una serie di blocchi di schiuma EPS incorporati nel casco stesso e progettati per piegarsi in caso di impatto diretto o rotazionale, reindirizzando l'energia lontana dal cervello. Spero di non provare mai questa esperienza in vita mia, ma la tecnologia risulta veramente molto ben integrata e leggera. Queste scarpe sono le S-Fire XC9 di Shimano, la scarpa top di gamma per le gare di cross country e ciclocross. Ne ho già un paio di colore azzurro e ne ho preso un altro paio di colore nero nel caso dovesse succedere qualche disguido durante la gara Cape Epic in Sudafrica in programma a marzo. È una scarpa comodissima, i soldi che costa li valgono tutti, non ho mai provato una cosa di questa qualità. È caratterizzata da una struttura estremamente leggera che si combina alla nuova suola in gomma Ultraed XC. La suola è in carbonio con livello di rigidità pari a 11/12 che garantisce un miglior trasferimento di potenza al pedale. E poi ci sono tantissimi altri accorgimenti tipo due sistemi BOA. Qui al tallone presenta un materiale più ruvido in modo che il tallone non esca e sfreghi su questo punto della scarpa, rimane più stabile. E poi ha anche dei ganci, degli arpioni che volendo si possono applicare
alla punta della scarpa e questi vi permettono di camminare meglio su terreni fangosi o molto scivolosi. E questi sono i Fox da DH ed Enduro, pantaloni lunghi super cool! Finalmente mi sono preso questi pantaloni che era da tanto tempo che desideravo, perché dopo il massivo utilizzo della cross country che sto facendo in questi mesi e che farò fino alla gara Cape Epic di marzo, avrò bisogno di una pausa rigeneratrice dove dedicherò maggiori attenzioni alle discipline gravity. Perlomeno questa è l'intenzione. Perché chi mi segue da tanto tempo sa che il mio sogno segreto non è quello di spaccarmi la schiena ogni volta sul cross country, ma il mio sogno segreto è quello di volare come gli uccellini. E dato che l'ultima volta che sono stato al bike park a fare il test delle mountain bike leggere, sono riuscito ad aprire i panettoni alzandomi 2 centimetri tra l'entrata e l'uscita. Questo mi ha dato coraggio. E ho detto va bene dai, vediamo di buttarci su qualcosa di nuovo l'anno prossimo e quindi ho preso una braga lunga della Fox che permette anche di ospitare protezioni come le ginocchiere. Ed eccola qua la braga, è poco bella, mi calza a pennello, l'avevo provata al bike park a Lenzerheide, quindi sapevo la taglia da comprare. Siamo a fine stagione, quindi i prezzi sono ridotti, è il momento giusto per comprare questo tipo di abbigliamento. 2 tasche laterali, una a sinistra e una a destra, c'è abbastanza agio da ospitare le ginocchiere, ha dei piccoli fori qua e anche sui polpacci, quindi perfette per primavera ed estate. Se volete girare anche notturno e giornate fredde mettate una calzamaglia, siete a posto, però è bella, mi calza bijou veramente. Adesso mi manca solo di saltare come gli uccellini. E questi sono gli occhiali sportivi BBB Cycling, perfetti per chi ha problemi come me a leggere da vicino o a vedere le informazioni sul GPS. Sono comodissimi, con lenti fotocromatiche, riflettenti e protezione UV al 100%. Con questi occhiali, come dicevo, la lettura del GPS non è più un problema, vedete tutto molto nitidamente, non si appannano e mi ci trovo veramente molto bene. Questi sono invece kit di riparazione per pneumatici tubeless, Dart Tool Stance No Tubeless. Come funzionano? Beh, c'è questo che è proprio il Dart, come vedete molto leggero, tra l'altro si mette nella taschina dietro. E qua c'è già il Dart, qui si infila la pezza da inserire all'interno del buco e ne avete un'altra di riserva all'interno qua dietro. Ha una pratica impugnatura perché l'inserimento del dardo è piuttosto impegnativo, l'inserimento nel buco. Voilà, buco sigillato. E questa è la crema di camoscio. Se avete in programma di fare lunghe uscite, vi consiglio vivamente di utilizzare una crema di camoscio da applicare sul fondello o direttamente sulla pelle in modo da prevenire arrossamenti o irritazioni. La mia più grande paura alla Cape Epic è giusto appunto quella di soffrire arrossamenti o escoriazioni nei punti di contatto con la sella. Mi è già successo alla Swiss Epic ed è stata una situazione veramente difficile, perché oltre a patire le difficoltà della gara, avevo un dolore perenne da gestire. Quindi ragazzi, la crema è sempre molto consigliata. E questo è il kit per spurgo per freni Shimano SLX, XT e XTR. Recentemente sono stato da Shimano, ho visto la procedura che fanno per fare lo spurgo dei freni e collima esattamente con il video, il link lo trovate qui sopra, che ho fatto tempo fa, dove utilizzavo la stessa metodologia. Questi sono i tool dello spurgo, c'è questo bicchierino, questo è l'apposito supporto in cui voleste metterlo su un tavolo, poi questo lo si applica sulla pinza del freno del manubrio e invece questa la si applica dove c'è la pinza dei freni. Si immette l'olio, lo si spinge dentro e l'olio defluisce all'interno del bicchierino. Chiaramente insieme al kit per lo spurgo dovete anche procurarvi l'olio minerale di Shimano. Se la scarpa sul pedale SPD inizia a produrre dei cigolie fastidiosi, considerate come prima opzione quella di sostituire le tacchette delle scarpe.
Shimano offre due tipi di tacchette SPD, le 56 e le 51. Le 56 sono più facili da staccare dal pedale, mentre le 51 sono quelle utilizzate dai professionisti. La differenza è che le 51 si sganciano solo con movimento laterale esterno, mentre le 56 con movimento laterale esterno, interno e anche in direzione verticale esterna. Le gomme, considerate di cambiare le gomme per la nuova stagione. Io mi trovo molto bene con le Pirelli Scorpion, ci sono di diverse mescole, M, H o R. Io utilizzerò la M probabilmente all'anteriore alla Cape Epic e la H al posteriore, la M Mixed Terrain e H è Hard Terrain. Tutte con tecnologia Pro Wall alla spalla che permette di evitare tagli alla spalla stessa dello pneumatico. La sezione 2.4, quindi una sezione che si sta allargando anche in base a ciò che viene utilizzato nelle gare di Coppa del Mondo di cross country. Tutti viaggiano ormai con gomme da 29 pollici con 2.4 pollici di sezione. Questo ormai sta diventando lo standard perché vi garantisce più grip e maggiore sicurezza nelle discese, soprattutto quelle tecniche. Eccolo qua, questo è lo stance, ma non quello normale, è il race. In prospettiva Cape Epic era lo stance che aveva utilizzato anche Pierre per la Four Islands, questo dei cristalli più grandi dello stance normale, che sono in grado anche di sigillare buchi piuttosto grandi in modo più rapido. Però il rabocco deve essere fatto più frequentemente, mentre lo stance normale ogni 4, 5, 6 mesi, questo dicono ogni 2 mesi circa. E così andremo alla Cape Epic sperando di non forare. Tac! Ecco, me la sono tirata addosso, mi sa. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!